ragazzi, bentornati a Open Music, nuova recensione per una nuova e tanto attesa uscita. Il 24 aprile infatti uscirà il nuovo album degli svedesi Katatonia City Burials. Allora, come ho fatto per i britannici My Dying Bride e il loro The Ghost of Orion, anche per i Katatonia non farò una recensione spoiler perché credo che sia giusto lasciare così l'effetto sorpresa agli ascoltatori quando si tratta di uscite così tanto attese e così emozionanti, no? Perché ascoltare un album per la prima volta senza sapere nulla è sempre una grandissima emozione. Quindi sarà una recensione no spoiler, sarà semplicemente un raccontare come ho vissuto io questo album e niente, quindi state tranquilli, non rovinerò la sorpresa a nessuno. Allora, gli svedesi hanno rilasciato in anteprima questo album due singoli. Il primo, Lacquer, che è un singolo, l'ho trovato stranissimo la prima volta che l'ho ascoltato perché non mi aspettavo una roba del genere dai Katatonia, c'è questo uso dell'elettronica così e mi ha lasciato, credo che la mia faccia fosse, cos'è sta roba? Devo dire che non mi ha entusiasmata. Mm, Ho salvato di quella canzone solo la voce, perché comunque la voce di Jonas ha questa grande empatia e riesce comunque a trasportarti, però onestamente non mi ha fatto impazzire e mi sono detta, oh mamma, se questi sono i presupposti del nuovo album, non ci voglio pensare. Cosa ben diversa invece per il secondo singolo che la band ha rilasciato, Behind the Blood, completamente diverso da Lacquer, perché c'è questa spinta molto meno progressive, almeno io ci ho percepito molto più heavy rispetto al progressive, un pezzo molto così mi è piaciuto molto perché mi è piaciuto, mi ha preso proprio qua, quindi mi sono un attimo ripresa, diciamo così, dallo shock di Lacker perché ho detto no ragazzi, aiuto. Poi, piccola premessa e piccola parentesi, ultimamente in ambito musicale tutte le band che dicono abbiamo fatto un nuovo album, questa volta vogliamo sperimentare. Ecco, sperimentare per alcune band ultimamente è diventata l'alibi perfetta per nascondere poca creatività e poca voglia di fare così qualcosa di diverso. Allora buttano lì, sperimentiamo e poi fanno uscire roba che vabbè, non sto qui a elencarvi quali siano le band che hanno detto di voler sperimentare e poi hanno uscito album quasi indecenti, ma vabbè, apro e chiudo parentesi. Per loro la sperimentazione non è un alibi, dietro la quale nascondere la poca creatività, assolutamente, è una sorta di quasi evoluzione della band che va un po' a prendere diversi generi e con lo stile Katatonia, ovvero questo stile indubbiamente elegante, raffinato e di un grande livello, li mette insieme riuscendo a tirar fuori un album molto molto bello. È un album pieno di molto variegato, molto così, a tratti anche strano perché c'è un pezzo in particolare che non dirò qual è, che ha anche un featuring che è tenero, cioè non lo so, non mi aspettavo di percepire l'emozione della tenerezza ascoltando i Katatonia. Ebbene sì, in City Burials c'è spazio anche per la tenerezza. Sostanzialmente è un album molto curato perché c'è proprio comunque la ricerca di qualcosa di diverso rispetto agli album precedenti. Cioè si vede che la band ci crede e c'è veramente una ricerca per fare qualcosa che dia all'ascoltatore il sentore che questa band ha fatto
sta cercando di evolvere, ovvero sta cercando di creare un album diversi senza snaturare la propria personalità. I Catatonia l'hanno fatto benissimo, anche se, e qui mi prendo tutte le responsabilità del caso, ma bisogna anche mettersi in gioco e rischiare di essere, non so, linciati. City Burials riconosco che è un buon album, è ben fatto, è curato, è bellissimo, fantastico, ha delle chitarre fighissime, c'è la voce che è qualcosa di unico, empatico, tutto quello che vuoi, però a me ha annoiato da matti. Mi sono annoiata, sì. Paradossalmente mi sono detto ok, ho l'album da ascoltare, ciao mondo, per 6 mesi ascolterò solo questo album. Invece no, l'ho ascoltato sì 3 o 4 volte, ma la noia è stata un'emozione che purtroppo a metà album, all'inizio, alla fine, di mezzo, cima, a fondo, ho percepito. Mm, questo è semplicemente una mia sensazione. Arriviamo invece alle cose serie. Il voto. Allora, ovviamente non si può che dare un voto alto ad un lavoro del genere, perché comunque, ragazzi, stiamo comunque parlando dei Catatonia, una band coi controcazzi. Vabbè, non ha sentito nessuno. Quindi il mio voto per City Burials dei Catatonia è 8,5. Qualcuno dirà, ma solo 8,5. Solo 8,5 perché comunque devo tenere conto anche di quello che mi ha dato a livello emotivo. Mi ha dato tanto, però quel sentore di noia che mi è arrivato purtroppo va un pochino ad influire. Poteva essere un 9, ma vabbè, 8,5. E bene, credo di avervi detto tutto, non vi rubo altro tempo, vi lascio però con una frase così musicale filosofica di Jonas, la voce dei Catatonia, che dice: mi ha colpito moltissimo e quindi ve la ripropongo: ogni ricordo è una perdita, perché è qualcosa che non puoi più afferrare. Cheat. Bene, la mia pseudo recensione è finita. Come sempre commentate, mettete like, seguiteci, followateci, non so se si dice così. Niente, vi saluto e mi raccomando, state sereni perché sta arrivando City Burials. Ciao ragazzi.